Ho voluto costruire una casa molto confortevole, casa sana, che non c'è plastica, non c'è chimica, vernice, eccetera. Casa che c'è tanto luce naturale, e casa antisismica. Tutti i muri sono di paglia e ho intonacato con terra cruda. Sì, che poi le finestre comunque danno sul panorama, quindi comunque è molto sono bello. miei quadri. Sì, esatto, sono i tuoi quadri, è vero, bella sta immagine, è vero, sono i tuoi quadri effettivamente. Sì. Ricordo una estate quando era 40 gradi, io sono morto fuori, però dentro casa era tipo 25-27 gradi in una stanza sopra. Siamo appena arrivati a questa nostra, posso dire subito una cosa, guardate il panorama. Io sono Tuija e abito a Roccamaia e ho costruito una casa di paglia che si chiama Roccapaglia. È veramente molto molto bella. Scusa, la prima domanda che ti faccio è, tu da quanto sei qui? Prima volta sono arrivata in 2008, sono venuta a aiutare qualche piccola azienda biologica in diversi posti in Italia come Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana. Poi sono arrivata qui nelle Marche, a Parco Sibillini, e sono innamorato, non con un uomo, però con queste montagne e bellezza di questa zona. E qui si vede la struttura principale di questa casa, perché questi sono pannelli di paglia, tutta casa e tutti i muri esterni sono di pannelli di paglia. E questa è la seconda casa così in Italia. E questi, tutti gli altri muri dentro casa sono di palle di paglia. Tutto casa è riciclata, non c'è tante cose, solo materassi che sono nuovi e lavastotrice. Ok, sì. Il resto è tutto materiale usato? Sì. Riciclato? Sì, Ok. sì. Per esempio questo muro ho costruito con un amico, un muratore, e questi sono tutti avanzati di solaio. E questa è un altro scherzo, guarda, questa è mia vicina. Che cos'è? Mia vicina ha comprato come si dice, di Nespresso di macchina. Ah! Allora, lei ha buttato questa in immondizia, io ho trovato questa è diventata mia immondizia per il mio bagno. È bello! Mi piace tanto, è molto design. È molto creativo, penso che sia una delle poche in Italia che ha questo come cestino, penso, se non l'unica, penso siete in 2 o 3. Penso che sono l'unica. Sì, anch'io. Questo è dove dormi tu? Sì, sì. Ah, che bello. Perché, guarda, questa vista. Beh, te la invidieranno molti, te la invidieranno me compreso, perché penso che svegliasse quella mattina con questo panorama. Sì, è bello. Poi immagino che d'inverno siano tutte le cime, saranno tutte innevate. Sì. Tutta la neve, che bello. Qui viene anche mezzo metro neve, però non molti, non rimanere molti giorni, pochi giorni. Com'è svegliasse quella mattina? Qui, mamma mia, e la notte è silenzioso, si sente solo qualche volta anche lupi. E come si dice? Guffe? I gufi. I gufi, mi piace tanto. Non c'è niente rumore, veramente. È come senti adesso. Però anche perché i muri sono di paglia. Isolano. Sì, Che qui anche meraviglia. tutto riciclato, tutti i pezzettini messi insieme. Con un'amica abbiamo costruito questa struttura. Questa è di qualche cestino. No, questa è geniale, l'avevo vista col cestino, è geniale. Grande. E questa è una culla. Grande, non l'avevo vista mai, penso, col cestino, è veramente geniale. E questa anche riciclata, era un letto. Ah, ok, che ho ricostruito trovato, in pratica. Poi ho usato questi pezzettini Certo. ultimi pezzettini di, come si chiama, di travi. Sì, che bello. Fissato lì. Qual è i passaggi che hai fatto? Sì, allora sono in Finlandia, ho studiato business.
Sono andata a fare un documentario in Germania, come loro gestire mondizia. E questa documentario ha aperto i miei occhi. E ho pensato che non posso continuare il mio lavoro, sono stata un capo di una ditta marketing, promozione, compri più, butti via più. E ho pensato che no, questo non posso continuare. Allora mi sono spostato a Londra, sono andata a studiare ecologia, protezione ambiente, poi ho studiato energia rinnovabile, sono laureata anche in energia e tecnologia. E il mio lavoro a Londra era sostenibilità, case verdi, energia rinnovabile, sviluppare progetti. Poi nel 2007 è successa una cosa triste e ho pensato che in vita c'è anche altre cose, non solo lavoro. Non solo lavoro. Allora ho lasciato il mio lavoro. Sono venuta a Italia per lavorare come volontaria, lavorare a queste diverse aziende biologiche, sì. Per un mio motivo, perché in Inghilterra ho anche aiutato qualche persona per costruire sue case di paia, ho fatto qualche corsi e questa è stata un'ispirazione per me per costruire anche casa di paia. Prima il progetto forse era 15-20 anni fa, 20 anni fa penso. Allora ho voluto mostrare che si può costruire una casa naturale, molto confortevole, antisismica, casa che risparmiare energia e allora costa molto meno. Adesso ho calcolato i miei costi, anche quanto pago ogni anno per riscaldare, per avere tutti luce, acqua calda, cucinare, eccetera. È pochissimo, come 300 euro per acqua calda, per fare doccia, cucinare, riscaldare. In anno 300 euro. Sono 20 euro al mese. E questa casa è 200 metri quadrati, 25 euro per mese, questa coprire riscaldamento, acqua calda, elettricità 45 euro per mese. È veramente tanto luminosa sta casa. E questa era molto importante per me perché luce naturale è una cosa. Ho iniziato un progetto in Inghilterra tanti anni fa di effetti, cose come temperatura, colori, luce naturale, materiali, chimica, tutti questi a nostra salute e anche a nostra produttività. Questa per me era veramente la base, importante. Certo. Sì, esatto. Era importante. E anche perché qui ho messo tutti i vetri, ho tantissimi finestri e portafinestre, però non perde come si dice? Sì, perché sono vetri spessi. Triplo. Vedi, Triplo. Sì. E qui anche ho comprato questi due porte di il vicino e poi ho disegnato questa struttura. Veramente qui. Bella, cavolo. Sì, che poi le finestre comunque danno sul panorama, quindi comunque è molto bello. Sono miei quadri. Sì, esatto, sono i tuoi quadri, è vero, bella sta immagine, è vero, sono i tuoi quadri effettivamente. Sì. Perché... Tante donne, mamme ti invidieranno la cucina, sappilo, così open space, cioè sì, è molto bella. Sì. Perché voglio fare bed and breakfast, si vuole un po', perché in totale ho 4 camere. E lì ci sono, quindi immagino, le camere dei bed and breakfast. Sì. E guarda, questa... quella che mi dicevi. Sì, mi piace tanto. Che bella. Perché quando... viene amici, loro può cucinare qui e io e tu la guardi. Io guardo. Fai la motivatrice. Sì. Che bello. Quelle sono le foto che mi dicevi. Sì, vieni a vedere. Vedi che bello. Questa stufa. Quella che mi dicevi anche questa riciclata. Sì. Che bella. E qui si vede. Guarda. Questo era l'inizio. Questa era prima terremoto, perché con terremoto tutto questo muro è cascato dietro. Questa era stalla.
Siete entrati in questa buco qua sopra piano, adesso siamo sotto piano. E questi mattoni, io ho demolito questi pilastri e ho usato per costruire il mio primo muro di mattoni. E quello lì? Sì. Dai! Allora tutto riciclato. Che bello! E qui si vede... I lavori? Sì, qui si vede bene di tutti i pannelli. Legno, poi c'è la paia dentro. Paia, sì. E questi sono multistrati che sono... E le fondamenta come le hai fatte? Normali? Io non ho voluto una platea, perché per 100 metri quadrati si vuole tantissimo cemento perché deve stare molto alta. Allora ho comprato cordoli prefabbricati, isolati, e sono andata a qualche siti industriali per chiedere se loro hanno qualche materiale che loro vuole buttare via, che funziona ok per sotto pavimento. Allora con un camion qualche volta sono andata a raccogliere tutti questi poliuretane, polistirene che altrimenti forse... Andava buttato. Esatto, sì. Allora ho isolato tutto questo spazio con tantissimi pezzettini di... Queste cose che loro avrebbero buttato. Sì, esatto. Beh. Io qualche foto posso mostrarti sì, volentieri. Come bello. Quindi questa immagino che durante i lavori. Sì, questa è la mia preferita poltrona. Amiche e amici, da questa Amaca, e a proposito di vita off-grid e di bioedilizia, sono qui per ricordarti che manca sempre meno al Viva Viva Fest. Infatti iniziamo il 20 agosto, quindi ormai ci siamo, e tra l'altro fino al 26 luglio c'è l'ultimo prezzo di lancio. Ci aspettano giorni meravigliosi insieme, ci saranno tantissime esperienze, workshop su come vivere off-grid, bioedilizia, come creare un ecovillaggio, creare relazioni sane, educazione emozionale, meditazioni, bagni sonori. Ci saranno tantissimi e tantissimi amici e amiche del cambiamento, Progetto Happiness, Io Snow, Adrian Fartale, Sam Garrett, Paolo Mai, Elefante Vec, Giulia Azzolino, insomma, manchi solo tu. Trovi tutte le descrizioni e la possibilità di iscriverti, ripeto, all'ultimo prezzo di lancio nel link in descrizione e nel primo commento pinnato in alto. Speriamo di conoscerci, abbracciarci e passare dei bei giorni insieme molto presto. E come sempre, viva viva! Questa casa è veramente molto sana, perché non c'è niente plastica, non c'è niente chimica, perché tutti questi muri, per esempio, ho intonacato con terra cruda. Allora argilla ho trovato sotto casa quando abbiamo fatto fondazione di questi buchi. Ho avuto un mucchio di forse 5 tonnellate di argilla dietro là, e poi ho mescolato con pezzettini di paia e sabbia in una betoniera, grazie. dentro una betoniera che ho prestato di miei vicino. Questi muri sono come, posso dire, come fulmine? Come si chiama? Lungs. Polmoni. Come polmoni. Qui in questa casa mai viene muffa, perché argilla assorbe se c'è troppa umidità, e anche lascia umidità. Allora è sempre questo molto bel livello di umidità dentro casa. Se pensi che questa è 7 metri di altezza, è grande stanza, qui non c'è eco, è molto soft. Il sound, come il suono è molto molto soft. E qui ci sono altre cose riciclate, tipo per esempio il lavandino della cucina vedo che è riciclato. Sì, tutto. Infatti non lo dovevo chiedere. Scusa che stai, no, effettivamente. Guarda per esempio questa, ok, sotto qui. Questa è... Questa è stata come si dice, per televisione. Allora, questa pezzettino di vetro è forse l'unica cosa in questa sala che non è riciclata. Ok.
Vabbè, Sì. dai, una su 100. Dai. Scusa, tanto, Era, sì. era impossibile. Se ne sarei andato via, cioè almeno una cosa l'avrei comprata. E qui, sì, questi ho anche riciclato, mia falegname ha mi regalato questi. E tante persone chiedono perché mettere persiani dentro casa. Ok. Però è molto più comodo perché non Non devi bisogna uscire È in vero. neve, piaccio. È vero, io non ci avevo mai pensato, però effettivamente è geniale. Molto meglio. È vero, è geniale, è Sì. vero. È interessante, no? Perché comunque hai creato un progetto all'interno di un'area terremotata, dove, come dicevi tu, dove tanti invece tu stai dando in qualche modo anche speranza e nuove possibilità a un luogo che comunque adesso è pieno di cantieri ancora Sì, giù. è tutto pieno di cantieri. Quindi comunque anche bello ridà sto tipo di messaggio, no? Questo è come il rinascimento. Esatto, Sì, esatto. perché qualche mia vicina ha detto che sono stata molto coraggiosa, che non sono andata via, sono tornato e sono iniziato questo progetto e anche ho fatto sola. Certo, ho avuto tanto aiuto, amici, anche come muratori, eccetera. Per esempio, senza 2 uomini che sono venuti a lavorare con me, non come ogni giorno, però solo una volta per mese o una volta per settimana. Loro mi hanno aiutato tanto, io ho imparato tantissime cose perché non sono un muratore, però ho fatto tantissime cose che come... Cose più semplici, certo, le può fare chiunque. Sì, no, come questa burro di mattoni, era la mia prima burro di mattoni e tutti questi, come si dice, intonaco che ho fatto sono stata un grande lavoro. Il mio obiettivo sempre era anche per coltivare il mio cibo biologica. Allora sono autosufficiente in frutta, ho piantato 20 alberi di frutta, autosufficiente 6 mesi per anno, verdure, come posso dire? Cresco, Sì? verdure in estate e anche in inverno. Adesso in febbraio c'è pochissimo, c'è solo questi Cappuccio. cavolo nero, Ok. sì, sì. Quindi diciamo che dal punto di vista alimentare, ecco, anche la frutta e la verdura riesci da sola. Sì, Ok. sì. Ah, la parete della verità. Sì, sì. Ok, quindi qui vediamo come effettivamente è stata costruita, ecco. Che non è una finzione, effettivamente c'è la paglia. Effettivamente, che bello. Sì. Quando i tuoi amici dell'Inghilterra, no? O anche finlandesi, ma forse più quelli dell'Inghilterra, hai raccontato appunto sto cambio vita, sto trasferimento, quali sono state le domande, i dubbi, le emozioni? Io sono totalmente pazza. Sono totalmente pazza per lasciare Londra e tutta questa vita un po' e venire qua in the middle of nowhere, come si dice, e fare questa vita di contadina e muratore. E cosa rispondevi a loro? O cosa risponderesti adesso? Sì, vieni a vedere dove sono io, guarda tutta questa bellezza. E ultimamente, come ho detto, che vita è troppo corta, non si può solo lavorare, c'è tante altre cose per fare in vita che... Certo io voglio lavorare, però non per qualche ditta, io voglio lavorare come io voglio lavorare. Io amo sviluppare progetti. Guarda qui una una vecchia scala, perché non ho avuto spazio, ok, spazio, c'è metterli, spazio, però questi ho messo tutto lì. E questo era un grande lavoro, perché ho installato ogni pezzettino, ho trovato, come si dice, ho scavato, pulito, trattato, fissato ogni pezzettino con 4 chiodi di sopra, per mostrare che si può fare con materiali riciclati, con mondizia, con materiali scarti come paglia e materiale scarto. Come hai visto, tutte cose ho raccolto così e non è brutta questa casa.